Ti sei mai trovato nella situazione in cui qualcuno è entrato nella tua vita proprio nel momento in cui ne avevi più bisogno? Come se ci fosse stato un disegno nell'incontrarsi, quasi magico. Secondo Carl Jung, questo non è avvenuto per caso. Potrebbe sembrare una coincidenza a prima vista, ma come afferma lo psicologo, nulla accade nella nostra vita senza un preciso motivo. Esiste un'intesa invisibile, un legame energetico che unisce le persone giuste nel momento giusto, anche se non sempre siamo pronti a capirne il significato. Questo tipo di connessione intensa ha il potere di cambiare radicalmente la nostra esistenza. A volte si presenta come un confortante abbraccio, capace di lenire le vecchie ferite, altre volte come una tempesta emotiva, riportando in superficie ombre che vorremmo nascondere nel profondo del nostro essere. Jung ci ha insegnato che queste connessioni non sono casuali, non nascono da ragionamenti logici o coincidenze, provengono dal nostro inconscio più profondo, dove si celano i nostri ricordi repressi, le paure, i desideri e le verità più autentiche in attesa di emergere. Quando due anime vibrano alla stessa frequenza, sono inevitabilmente attratte l'una verso l'altra. È in questo incontro che si manifesta la magia. Hai mai incontrato qualcuno che ti ha toccato così profondamente da sembrare provenisse da un'altra vita, o che non riesci ancora a dimenticare nonostante il tempo trascorso? Queste connessioni così forti resistono al tempo, alla distanza e spesso anche alla sofferenza. Jung credeva che la risposta risiedesse nella sincronicità, quegli eventi apparentemente casuali che in realtà celano significati profondi. Immagina di essere in un momento di incertezza e di incontrare qualcuno in grado di comprendere il tuo dolore senza spiegazioni. Qualcuno che sembra leggere attraverso le tue maschere. Questi incontri non sono casuali, queste persone entrano nella nostra vita perché rappresentano qualcosa che è dentro di noi e che deve essere rivelato. Potrebbe trattarsi di una parte repressa, di una ombra evitata per anni, oppure di un desiderio di guarigione mai riconosciuto. È come se l'universo ci ponesse di fronte a uno specchio che non riflette il nostro aspetto fisico, ma la nostra anima. Tuttavia, non tutte le connessioni intense sono confortevoli. Alcune arrivano per sfidarci, per spingerci al di fuori della nostra zona sicura e indurci a crescere. Ti è mai capitato di amare profondamente qualcuno che ti ha costretto ad affrontare le tue insicurezze più profonde? Quell'amore che ha rivolto i riflettori sulle tue paure di abbandono, rifiuto o fallimento. Non era la sorte a essere crudele, ma la tua mente che cercava di mostrarti ciò di cui avevi bisogno per guarire. Più ignoriamo queste lezioni, più l'impatto della prossima connessione sarà intenso. Ti sei mai chiesto se il vero amore debba fare male sempre? Non necessariamente. Secondo Jung, l'amore autentico va oltre il piacere e l'armonia. È un percorso di autoscoperta. Le persone che entrano nella nostra vita con questa forza trasformativa sono lì perché c'è qualcosa dentro di noi da comprendere. Perciò ci sentiamo attratti anche da chi ci ferisce, non perché cerchiamo il dolore, ma perché le nostre ferite sono ancora aperte e inconsciamente cerchiamo qualcuno che possa toccarle. Molte volte ci si perde nel dolore. Si pensa che la connessione sia stata un errore, ma lo è veramente? E se quella relazione dolorosa fosse esattamente ciò di cui avevi bisogno per crescere? E se quella sofferenza fosse un invito a guardare dentro di te e affrontare finalmente ciò che hai sempre evitato? Quante volte hai evitato una connessione perché mostrava parti di te che non volevi vedere? Jung credeva che lo scopo vero di queste connessioni non fosse quello di legarci agli altri,
ma di liberarci da noi stessi. E questa è un'idea innovativa. L'amore che provoca sofferenza non è sempre erroneo. Può essere un elemento catalizzatore per la nostra crescita, ma solo se abbiamo il coraggio di affrontare ciò che esso mette in luce. Il problema sorge quando confondiamo queste connessioni profonde con una dipendenza emotiva. Quando ci aggrappiamo all'idea che abbiamo bisogno degli altri per sentirci completi, dimentichiamo il messaggio fondamentale. Il vero amore non consiste nel cercare qualcuno che ci renda interi, ma nel trovare qualcuno che ci aiuti a rivelare la nostra interezza già presente. Ti racconto una piccola storia. C'era una donna di nome Clara che per anni ha vissuto il peso di relazioni infrante. Si chiedeva spesso il motivo per cui i suoi legami iniziassero con intensità e terminassero con dolore. Durante una seduta terapeutica ispirata ai concetti di Jung, si rese conto che in tutte queste relazioni il copione era lo stesso. Si innamorava di uomini che sembravano prometterle stabilità emotiva, ma che finivano per risvegliare la sua paura dell'abbandono. Ciò che non sapeva era che tale paura non derivava da loro, bensì da una ferita infantile. L'abbandono subito dal padre senza spiegazioni. Quando Clara finalmente comprese questo, qualcosa cambiò dentro di lei. Non smise di amare, ma cessò di cercare negli altri ciò che solo lei poteva donare: guarigione e sicurezza. Ora ti pongo questa domanda. Cosa svelano di te le tue precedenti connessioni? Ti trovi intrappolato in un circolo di proiezioni in cui aspetti che gli altri leniscano le tue ferite? Oppure sei disposto a trasformare tali esperienze in occasioni di apprendimento? Non è agevole ammettere che gran parte delle nostre sofferenze provenga dall'interno, ma è da questa consapevolezza che inizia il processo di guarigione reale. Quando comprendiamo che ogni legame significativo ha uno scopo, anche quelli che ci feriscono, cominciamo a guardare all'amore con occhi diversi. Non come un'entità da controllare, bensì come una forza che ci orienta verso la direzione giusta. Questo ci porta a una verità liberatoria. Se una connessione è autentica, resisterà al tempo e ai mutamenti. Ma se si basa solo sul riflesso dei nostri desideri, inevitabilmente crollerà. Il vero amore non si fonda sul possesso. Non consiste nel trattenere qualcuno accanto a noi a ogni costo, bensì nel permettere agli altri di essere se stessi, mentre noi stessi cresci. Carl Jung affermava che la vera armonia in una relazione si raggiunge quando due individui non cercano di plasmarsi reciprocamente, ma si aiutano a evolversi. Questo è possibile solo se siamo disposti a scrutare dentro di noi, ad affrontare le nostre ombre e a liberarci dalle illusioni. Dunque, la prossima volta che avverti un'attrazione irresistibile per qualcuno, chiediti: questa persona sta portando alla luce il meglio di me o sta rispecchiando qualcosa che devo ancora guarire? Poiché, alla fine, ciò che determina se una relazione sia un dono o una lezione dolorosa è la nostra capacità di riconoscere quali spunti essa ci offre su noi stessi. Sei quindi pronto a oltrepassare il romanticismo superficiale e ad esplorare la profonda verità dell'amore? Poiché il viaggio è appena iniziato. Le prossime fasi saranno ancora più illuminanti. Perché tendiamo ad attrarre schemi ricorrenti e come interromperli per trovare l'amore autentico che così tanto bramiamo? Non perdere il prossimo passo in questo percorso di trasformazione. Hai mai notato come spesso le persone di cui ci innamoriamo sembrano portare con sé il peso dei nostri desideri, speranze e paure più profonde? Inizialmente tutto sembra magico. L'armonia, gli sguardi che comunicano senza parole, la sensazione di aver finalmente trovato il compimento. Ma poi qualcosa cambia.
Emergono piccole frustrazioni, le disparità diventano più evidenti e, prima che ce ne rendiamo conto, la relazione si immerge in un vortice di tensioni emotive. Ci poniamo spesso questa domanda: perché continuo ad attrarre individui che mi fanno del male? Perché sembra che riviva lo stesso dolore con persone diverse? Carl Jung offre una risposta scomoda ma liberatoria. Il problema non risiede negli altri, bensì dentro di noi. Le dinamiche relazionali rispecchiano ciò che non abbiamo ancora affrontato internamente. Le connessioni intense e spesso dolorose sono motivate da proiezioni inconsce, ossia parti di noi che riversiamo su altri senza rendersene conto, nella speranza che risolvano i nostri conflitti interiori evitati. Prendiamo ad esempio Daniel, un uomo di 52 anni, divorziato da 4 anni, ma ancora legato emotivamente all'ex moglie. Esprimendo il dolore per la fine del matrimonio, lamentava: «Mi ha deluso. Ho dato tutto per lei, ma non è mai stato sufficiente». Infine, Daniela concludeva: «Non ero l'uomo di cui aveva bisogno». Vedeva se stesso come vittima, abbandonato ingiustamente, dopo anni di dedizione. Durante la terapia basata sui principi junghiani, gli fu chiesto di andare oltre la superficie. La domanda non era «perché l'ex moglie lo ha lasciato?», ma «perché ha scelto qualcuno che sin dall'inizio mostrava segnali di insoddisfazione e distacco emotivo». La risposta risiedeva nelle proiezioni. Da giovane, Daniel portava con sé una profonda paura del rifiuto, ereditata dall'assenza emotiva paterna. Con la sua ex moglie sperava di essere riconosciuto e amato incondizionatamente, un bisogno non soddisfatto dal padre. Nessuno può colmare un vuoto che appartiene solo a noi. Più esigeva amore e riconoscimento, più la relazione diventava insostenibile. Non lo ha lasciato per insufficienza, bensì per il peso delle aspettative proiettate. Molte relazioni si deteriorano non per mancanza di amore, bensì per la sua condizionalità. Jung ci insegna che proiettare parti di noi che non riconosciamo nell'altro trasforma la relazione in un campo di battaglia emotiva, generando cicli di sofferenza. Il vero problema non è l'altro, ma le ferite emotive non guarite. Rifletti sulle tue relazioni. Hai mai atteso qualcosa da altri che non potevi darti da solo? Forse sicurezza, conferma o sentirsi speciale. Ti sei sentito abbandonato quando l'altro non ha soddisfatto queste aspettative. Ma ti ha effettivamente abbandonato o hai delegato a un'altra persona un compito non suo? Jung riassume bene: tutto ciò che ci irrita negli altri può farci comprendere noi stessi. Le qualità fastidiose nei partner, freddezza emotiva, distacco, riflettono spesso le nostre insicurezze. Incolpare è più semplice che guardarsi dentro, specialmente per chi idealizza l'amore come via di salvezza. La delusione sopraggiunge quando il partner si rivela umano, incapace di soddisfare le aspettative ideali. Una donna di 64 anni ha vissuto questa cruda realtà in prima persona. Dopo 35 anni di matrimonio, si è ritrovata da sola quando il marito ha deciso di lasciarla. Affermava di aver bisogno di spazio e di non sentirsi felice con lei. Con le lacrime agli occhi si è domandata per mesi: dove ho sbagliato? Cosa avrei potuto fare diversamente? Mentre esplorava i ricordi del suo matrimonio, ha fatto una scoperta fondamentale. Non era felice molto prima che lui se ne andasse. Si era accontentata di essere la moglie sottomessa, sperando che il suo amore fosse sufficiente per realizzare i sogni che aveva accantonato nel corso degli anni. Tuttavia, il nocciolo del problema non risiedeva nel marito, bensì nel non essersi mai permessa di essere la protagonista della propria vita.
Questa vicenda non era un'eccezione, rappresentava uno schema comune a molti di noi. La chiave per interrompere questo ciclo non consiste nel cambiare gli altri, ma nel modificare il nostro modo di rapportarci a noi stessi. Come affermava Carl Jung, il primo passo in questa direzione è accettare le nostre ombre, quei lati di noi che preferiamo nascondere, ma che inevitabilmente emergono nelle nostre relazioni. L'ombra può manifestarsi come la paura di non essere amati, l'insicurezza sul futuro o persino un senso di colpa per le scelte passate. La buona notizia è che quando mettiamo in luce queste ombre nella nostra coscienza, perdono il potere di dominarci. Quando comprendiamo che gli altri non sono responsabili della nostra felicità, smettiamo di proiettare aspettative irrealistiche. È in questo preciso istante che può sorgere il vero amore, non come un tentativo di colmare vuoti, bensì come una partnership tra due individui che si accettano per quello che sono, con pregi e difetti. Tuttavia, intraprendere questo percorso non è semplice. È necessaria una buona dose di coraggio per guardare dentro di sé e ammettere che spesso siamo noi stessi a sabotare le nostre relazioni. Occorre pazienza per perdonare il passato e ricominciare da capo, e richiede anche autocompassione, poiché, in fondo, tutti stiamo solo cercando di trovare l'amore in modi spesso incomprensibili. Allora, dove ti trovi in questo viaggio? Sei ancora prigioniero di vecchi schemi, ripetendo lo stesso dolore con partner diversi? Oppure sei pronto a spezzare questo ciclo e costruire una relazione basata sull'autenticità e sulla crescita reciproca? Jung sosteneva che quando avviene una trasformazione interna, anche il mondo intorno a noi cambia. Le persone che attraiamo mutano, le relazioni che creiamo mutano, poiché il vero amore prende forma dentro di noi. E ora ti invito a riflettere sulla tua relazione più significativa. Cosa ti ha insegnato su te stesso? Quali parti di te sono state rivelate grazie a quel legame? E soprattutto, come puoi utilizzare queste lezioni per liberarti dalle proiezioni e accogliere l'amore autentico? Sono domande che orienteranno il prossimo passo del nostro viaggio interiore. Hai mai pensato al motivo per cui alcune persone possono entrare nella nostra vita e lasciare un'impronta così profonda che anche dopo anni risuoniamo ancora con la loro presenza? Perché ci sono connessioni che, per quanto ci sforziamo di spiegare, sfuggono al razionale e rimangono vive in noi, nonostante la distanza fisica o emotiva dovrebbe cancellarle? Jung sostiene che queste connessioni non sono né casuali né incidentali. Rappresentano punti cruciali nei nostri percorsi interiori, inviti nascosti alla trasformazione che possiamo comprendere solo guardando oltre la superficie. Ma se queste connessioni sono così intense, perché spesso sono accompagnate dal dolore? Perché, anziché regalarci solo gioia, alcune di queste relazioni ci costringono ad affrontare le nostre ferite più profonde? La verità è che lo scopo autentico di queste connessioni non è quello di confortarci, bensì di condurci verso uno stato di coscienza superiore. Per compiere questo viaggio è necessario esplorare il processo di autoconoscenza e confrontarsi con le proprie ombre. Prendiamo ad esempio Giulia, una donna di 48 anni che ha affrontato un doloroso divorzio dopo 20 anni di matrimonio. All'inizio non riusciva a capire il motivo del fallimento della relazione. Giulia possedeva tutto ciò che si poteva desiderare: una casa perfetta, dei figli, una vita agiata. Tuttavia, la domanda rimaneva: perché tutto questo si è sgretolato? All'inizio Giulia ribaltava la responsabilità sul suo ex marito, accusandolo di aver tradito emotivamente e ingrato per aver abbandonato il loro progetto di vita.
ma in seguito ha iniziato a rendersi conto di qualcosa di più profondo. Il suo dolore non era solo per la perdita del marito, ma per un vuoto che sentiva già da tempo, persino durante il matrimonio. Tale vuoto rappresentava la chiave di volta. Riemergendo nei ricordi, Giulia si accorse di aspettarsi che sia il marito a colmare le sue carenze, lacune che lei stessa non riusciva a colmare. Giulia proiettava su di lui il compito di donarle felicità e senso, un peso che nessuno avrebbe potuto sopportare a lungo. Come suggerisce Carl Jung, quando riversiamo su di altri questo peso, la relazione è destinata a frantumarsi. L'amore diventa oppressivo e il legame, una volta saldo, inizia a disgregarsi. Quante volte abbiamo commesso lo stesso errore inconsapevolmente? Quante volte abbiamo atteso che qualcun altro portasse risposte alle domande che non avevamo il coraggio di porci? Forse è proprio a queste domande che dovremmo rispondere adesso. Riflettete. In qualsiasi relazione significativa della vostra vita, avete mai proiettato su un'altra persona l'attesa di qualcosa che non sapevate offrirvi? Condividete la vostra esperienza. Se credete che questa riflessione possa illuminare il vostro percorso, la vostra testimonianza potrebbe essere di ispirazione per altri alla ricerca della propria consapevolezza. Tuttavia, cosa accadrebbe se vi dicessi che la fine di queste connessioni non rappresenta necessariamente un fallimento dell'amore? Una delle lezioni fondamentali di Carl Jung è che il fine dell'amore non è garantirci stabilità o conforto, bensì spingerci verso la nostra conoscenza interiore. Alcune persone entrano nella nostra vita con il preciso compito di rivelare le nostre ombre e costringerci ad affrontarle. È come se l'universo ci indicasse: ecco ciò che devi guardare. Siete pronti ad affrontare questa sfida o continuerete a sfuggirla? È in questo punto che molte persone si perdono. Crediamo che, poiché una connessione è stata intensa, debba durare per sempre. Quando ciò non accade, soffriamo, ci ribelliamo e ci domandiamo dove abbiamo sbagliato. Tuttavia, Jung ci ricorda che alcune connessioni sono destinate a essere effimere, poiché hanno già raggiunto il loro scopo. L'autentico amore non risiede nella durata, bensì nella trasformazione interiore che induce. Se state ancora scontando il dolore di una connessione conclusa, forse è tempo di chiedervi: cosa questa persona ha lasciato dentro di me che ancora devo integrare? È da questo punto che inizia il vero lavoro interiore. Jung ci insegna che finché non portiamo alla luce le parti di noi che evitiamo, continueremo ad attrarre situazioni simili, relazioni analoghe, schemi di dolore ricorrenti. Avete mai notato come certe persone sembrino condannate a ripetere ciclicamente relazioni tossiche simili? Non è il destino che interviene, bensì l'inconscio che cerca di portare alla luce ciò che necessita di risoluzione. Chiariamo subito un punto. Se vi trovate a ripetere schemi relazionali, non è colpa del destino né dell'universo. È piuttosto un segnale che vi indica la presenza di qualcosa dentro di voi che ancora non avete affrontato. Può trattarsi della paura del rifiuto, dell'insicurezza sul proprio valore, o persino della convinzione inconscia che l'amore sia sempre accompagnato dal dolore. Jung ci mostra che finché non integreremo tali ombre, continueremo a riversare su altri le emozioni irrisolte che attiriamo. Rifletti su come questo possa influenzare la tua vita. Ti sei mai accorto di un pattern ricorrente nelle tue relazioni che sembra sfuggirti di mano, qualcosa che si ripete anche cambiando partner? Se è così, prenditi un momento per pensare: qual è il messaggio di fondo di questa ripetizione? E se ti senti di condividerlo, lascia un commento. Potresti scoprire che altri stanno affrontando le stesse sfide e insieme potreste trovare chiarezza.
Ma come si fa a interrompere questo loop? La soluzione è guardarsi allo specchio senza veli. Spesso evitiamo questa visione perché ammettere di aver sabotato le nostre possibilità di felicità è doloroso. È più semplice scaricare le responsabilità sugli altri, dire che non ci hanno valorizzato o che non erano come ci aspettavamo. Ma la vera domanda è: eravamo veramente pronti all'amore che cercavamo? E se la persona persa fosse solo il riflesso di un nostro lato non pronto ad accogliere l'amore che meritiamo? Jung sosteneva che le relazioni più profonde fungono da specchio e ciò che vediamo negli altri spesso riflette qualcosa che è dentro di noi. Se hai attratto qualcuno che ti ha reso insicuro, potrebbe essere perché in te già albergava la paura dell'abbandono. Ma c'è una buona notizia. Riconoscerlo è il primo passo verso la guarigione. Accettare che l'altra persona sia un insegnante, non un nemico, ti libera dal ciclo di rancore e apre le porte a una reale trasformazione. Il passo successivo è iniziare a ricostruire il rapporto più importante, quello con te stesso. E qui arriva l'ultima domanda di questa fase. Cosa hai imparato su di te dalle tue relazioni passate? Sii sincero. Non devono essere grandi rivelazioni. A volte sono le piccole lezioni a fare la differenza. Se pensi che condividere possa aiutarti a chiarire le idee, fallo nei commenti, poiché il prossimo capitolo tratterà di come utilizzare queste lezioni per attrarre un tipo di amore diverso e, soprattutto, per cambiare il modo in cui ti rapporti con te stesso. Dopotutto, come Jung ci insegna, l'amore che riceviamo è il riflesso dell'amore che proviamo per noi stessi, argomento che affronteremo più avanti. Hai mai provato quel senso di oppressione al petto dopo una separazione? Come se una parte di te fosse ancora legata al passato e incapace di andare avanti? Ti sei chiesto perché non riesci a dimenticare quella persona, nonostante tu sappia che la relazione non ti fa più bene, o addirittura che hai perso la tua possibilità di felicità? Carl Jung, nei suoi studi sull'inconscio, ci ha insegnato che il motivo per cui certi legami persistono non risiede nell'altra persona, ma nei segni che essa ha lasciato dentro di noi. Segni che spesso rivelano parti della nostra psiche non risolte. Studi recenti confermano questa visione. La fine di una relazione importante può attivare nelle persone le stesse aree cerebrali legate al dolore fisico. È proprio per questo che una rottura di cui non ti sei ancora ripreso può essere altrettanto straziante quanto un trauma fisico. Il cervello non distingue tra dolore emotivo e fisico. Reagisce semplicemente alla perdita come se ci fosse stato strappato qualcosa di vitale. Ma allora, come mai alcune persone riescono a riprendersi rapidamente, mentre altre restano intrappolate in un loop di nostalgia, rimpianto e desiderio? Secondo Jung, la differenza risiede nel grado di consapevolezza che ognuno ha riguardo alle proprie proiezioni. Quando ti innamori profondamente di qualcuno, è probabile che parte di quell'affetto sia legato non alla persona stessa, ma all'immagine ideale che hai costruito di lei. Questa rappresentazione, questo ideale, altro non è che il riflesso delle tue speranze, delle tue insicurezze e dei tuoi desideri non soddisfatti. Un esempio concreto può aiutarci a comprendere meglio. Immagina Giulia, una donna di 41 anni che, dopo una relazione durata 3 anni, si separa da un uomo per cui prova ancora forti sentimenti. Durante le sedute di terapia esprime frasi del genere: «Lui era tutto per me, non troverò mai un altro come lui». Tuttavia, quando il terapeuta le chiede di descrivere dettagliatamente cosa le manca così tanto della sua ex relazione, le sue risposte non si concentrano sulle vere qualità del suo ex compagno, bensì
su ciò che lui rappresentava per lei: sicurezza, conferma e l'importanza che lui le attribuiva. Quello che Giulia piange veramente non è la persona in sé, bensì il significato che aveva associato alla sua presenza. Quante volte ti è capitato? Se ripensi alle tue relazioni passate, i ricordi che tornano più vividi sono legati a ciò che la persona faceva, oppure alle aspettative che avevi proiettato su di lei. Jung sosteneva che finché non renderai consapevoli queste proiezioni, loro continueranno a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Questo significa che se non identifichi e integri queste proiezioni, continuerai ad attrarre persone che riaffermano le tue ferite emotive. Ecco un esempio per comprendere meglio questo concetto. Immagina Lucas, un uomo d'affari di 50 anni, che nonostante una carriera di successo avverte un vuoto costante nelle sue relazioni sentimentali. Dopo 2 divorzi si ritrova in cicli ripetitivi. I rapporti iniziano in modo intenso, ma presto si trasformano in conflitti e frustrazioni. Durante una sessione di analisi, Lucas ricorda un episodio della sua infanzia. A 7 anni aspettava invano il padre che non si presentava mai a prenderlo a scuola. Questo senso di abbandono si è impresso nell'inconscio di Lucas e, inconsapevolmente, ha cercato nelle sue relazioni qualcosa che compensasse quell'assenza emotiva. Il problema è che nessuna relazione può colmare ciò che deve essere guarito dentro di noi. In sostanza, non puoi aspettarti che qualcun altro risolva il dolore legato alla tua storia. Quando ciò avviene, mettiamo un peso insopportabile sul rapporto, con conseguente delusione, sofferenza e senso di fallimento. Ma cosa succederebbe se, anziché cercare altrove la soluzione, iniziassi a guardarti dentro e a riconoscere ciò che veramente necessita di guarigione? Secondo uno studio condotto dall'Università di Denver, le coppie che praticano la consapevolezza di sé nella loro relazione hanno il 40% in più di probabilità di restare unite nel lungo periodo. Questo perché, una volta riconosciute le nostre ombre e smesso di proiettarle sugli altri, permettiamo alla relazione di fiorire autenticamente, senza le distorsioni create dalle nostre aspettative irrisolte. Ora ti starai chiedendo: ma come individuare queste ombre? Come capire se sto proiettando qualcosa sugli altri o se sono in connessione con la persona effettiva? La risposta risiede nell'osservare i modelli. Se ti accorgi di ripetere gli stessi conflitti in relazioni diverse, è il momento di fermarti e riflettere. La questione è davvero nell'altra persona o risiede in qualcosa che porti dentro di te? Ecco un esercizio pratico ispirato alla psicologia junghiana. Prendi un foglio di carta e annota le 5 qualità principali che ammiravi in una passata relazione. Successivamente, elenca le 5 principali cause del fallimento di quel rapporto. Analizzando attentamente queste liste, è essenziale domandarsi: le caratteristiche che ammiro negli altri sono quelle che desidero per me stesso, ma non riesco a riconoscere? Al contrario, i difetti che riconosco sono il riflesso delle mie paure o insicurezze proiettate sulle relazioni. Questo esercizio autoanalitico può risultare illuminante, poiché spesso ci accorgiamo che ciò che ammiriamo maggiormente negli altri è proprio ciò che ci manca. Allo stesso modo, ciò che ci infastidisce di più negli altri di solito rivela aspetti di noi stessi che evitiamo di affrontare direttamente. Ad esempio, se ci si sente costantemente respinti in una relazione, potrebbe essere collegato alla paura di non essere all'altezza, una paura radicata anche prima che la relazione iniziasse. Tuttavia, va sottolineato il lato positivo di questo processo di consapevolezza interna. Acquisendo conoscenza di queste dinamiche interne,
si ottiene il potere di plasmare le relazioni future. Ci si libera dalla condizione di vittima del destino, diventando artefici della propria esperienza affettiva. Come sottolineava Carl Gustav Jung, il cammino verso l'individuazione, cioè il percorso per diventare integrali, implica il confronto con le proprie ombre. Non si tratta di cancellare gli aspetti negativi della propria persona, bensì di integrarli consapevolmente. Se può sembrare un'impresa ardua, è fondamentale comprendere che è proprio in questa sfida che risiede la vera libertà interiore. Immagina, ad esempio, di iniziare una nuova relazione senza il peso di aspettative irreali, superando il timore costante dell'abbandono o dell'inadeguatezza. Visualizza la capacità di amare qualcuno per ciò che realmente è, non per ciò che ci si aspetta che sia. Questa è l'essenza del vero amore, un sentimento che prescinde dalle proiezioni, trovando pienezza nell'autenticità dei sentimenti. Quindi ti pongo una domanda. Sei pronto per intraprendere questo viaggio alla scoperta di te stesso? Sei disponibile a scrutare dentro di te e riconoscere le proiezioni che hanno compromesso le tue relazioni precedenti? In tal caso, condividi nei commenti una riflessione su ciò che hai individuato di te stesso osservando i tuoi legami passati. Potrebbe essere il tassello mancante per qualcuno che si trova sulla stessa strada di autoconoscenza. Poiché, in verità, quando portiamo alla luce le nostre ombre, queste perdono il potere di condizionarci, permettendoci di sperimentare l'amore nella forma più autentica, quella che non imprigiona ma emancipa. Cosa accade quando, guardando indietro, ci si rende conto che le relazioni intense, cariche di amore, dolore e addii, non sono semplici coincidenze o insuccessi personali, bensì occasioni per svelare la propria essenza. È un concetto apparentemente semplice, ma proprio da questa rivelazione deriva la chiave per aprire la porta alla guarigione emotiva e all'amore genuino. E l'incanto si manifesta quando si abbandona la ricerca di giustificazioni esterne per abbracciare la consapevolezza che ogni esperienza, ogni separazione, ogni lezione ha contribuito alla propria trasformazione interiore. Jung ci insegna che solo riconoscendo le nostre proiezioni si rompe un ciclo profondo. Il fallimento amoroso non diventa un giudizio su di noi, bensì un invito a guardare dentro di noi stessi. Il punto non è cancellare o ignorare le esperienze passate, ma attribuire loro un nuovo significato. Il dolore della perdita si trasmuta in saggezza, la frustrazione in autoconsapevolezza e i ricordi che un tempo legavano al passato diventano testimonianza della propria evoluzione. Ti racconto la vicenda di Felice, un uomo di 57 anni, il cui più grande tormento era la sensazione di aver perso il suo amore più grande. Ancora, a distanza di 15 anni, ricordava Giulia, la donna con la quale aveva vissuto un'intensa ma breve storia. Giulia era diversa da chiunque altro avesse conosciuto. Quando lei se ne andò, lui sentì come se una parte di sé fosse andata via con lei. Con gli occhi tristi per il passato, per lungo tempo credette che la fine di quella relazione rappresentasse la più grande tragedia della sua esistenza. Si chiuse al mondo, rinunciando a nuove relazioni, convinto che non avrebbe mai più provato quell'intensità. Ma attraverso un percorso terapeutico, Felipe fece una scoperta che cambiò tutto. Giulia non corrispondeva all'immagine della donna perfetta da lui idealizzata. Buona parte di ciò che amava di lei rifletteva i suoi desideri mai soddisfatti. Su di lei riversava l'affetto che non aveva ricevuto in passato dai genitori assenti e la passione che gli mancava. Quando Giulia non riuscì a colmare queste carenze, la relazione crollò.
Ma il problema non era lei, bensì la dipendenza emotiva che involontariamente aveva creato. Ti risuona familiare? A volte mettiamo su un piedistallo qualcuno sperando che possa colmare un vuoto che invece è dentro di noi. Non è colpa tua. Succede a tutti prima o poi, perché spesso ci insegnano che l'amore vero ci renderà interi. La verità è un'altra, è difficile da accettare. Nessuno può completare te. Prima capirai questo concetto, prima sarai libero per vivere un amore senza dipendenze né illusioni. Come diceva Carl Jung, il processo di individuazione, per diventare veramente noi stessi, prevede l'integrazione delle nostre ombre e la liberazione da aspettative irreali. È comprendere che l'amore non è uno scambio in cui offri affetto per ottenere qualcosa in cambio. Il vero amore è uno stato dell'anima, non nasce dalla disperazione né dalla carenza, ma dall'abbondanza interiore, dal riconoscimento di essere già completi dentro di noi. La vera domanda non è perché quella persona se n'è andata o perché la relazione è terminata. Sregna, ma piuttosto cosa ho imparato su me stesso da questa esperienza. Questo cambio di prospettiva è liberatorio. Ti libera dal ruolo di vittima per darti quello di protagonista del tuo percorso. Invece di interrogarti sul perché è successo a me, logico, inizia a chiederti cosa posso imparare da ciò e come posso crescere per diventare una versione migliorata di me stesso. Le relazioni che hanno lasciato un segno profondo nella tua vita spesso riflettono i tuoi bisogni, desideri e paure più profonde. Un partner emotivamente distante potrebbe rispecchiare le tue difficoltà nel fidarti appieno, mentre uno oppressivo potrebbe riflettere le tue insicurezze. Secondo Carl Jung, tutto ciò che ci attrae o ci irrita negli altri è un'opportunità di crescita. Potresti chiederti, ma se in passato le mie aspettative hanno condizionato così profondamente le relazioni, come posso evitare di ripetere gli stessi errori? La risposta sta in 3 parole: consapevolezza, accettazione e azione. Prima di tutto, devi prendere consapevolezza di chi sei e di cosa porti dentro di te, riconoscendo le tue ferite, paure e ombre non per condannarti, ma per comprendere come influenzino le tue scelte in amore. Successivamente arriva l'accettazione. Accetta di essere umano, imperfetto e in continua evoluzione. Accetta che alcune persone siano destinate ad insegnarti e che sia giusto lasciarle andare una volta che il loro compito è compiuto. Infine, passa all'azione. Trasforma la tua consapevolezza in cambiamento concreto, che potrebbe significare porre limiti sani, smettere di cercare approvazione esterna o imparare ad amarti incondizionatamente. Non desidero che queste indicazioni restino solo concetti teorici. Ecco quindi uno schema pratico, passo dopo passo, per cominciare ad integrare questi insegnamenti nella tua vita. Uno strumento per individuare schemi ricorrenti. Prepara un elenco delle principali similitudini riscontrate nelle tue relazioni passate. Ci sono comportamenti o situazioni che si ripetono? Questi ripetuti eventi sono indizi preziosi delle tue proiezioni inconsce. In linea con quanto affermato da Carl Jung, è importante riconoscere le tue ombre. Rifletti su quei momenti in cui ti sei sentito più vulnerabile o ferito all'interno delle tue relazioni. Cosa indicano tali momenti sulle tue insicurezze? Trascrivi tutto e, se necessario, riscrivi la tua narrazione. Prendi un evento doloroso del passato e riscrivine il racconto con una nuova prospettiva. Piuttosto che concentrarti sugli errori commessi, focalizzati sulle lezioni apprese e su come queste ti abbiano reso più forte. Coltiva un dialogo interiore positivo. Sostituisci pensieri come «non sarò mai abbastanza» con
sono in costante evoluzione e merito un amore sano. Può sembrare banale, ma il modo in cui ti rivolgi a te stesso influisce direttamente sulle tue scelte. La quinta pratica riguarda l'amore proprio. Dedica del tempo a prenderti cura di te stesso, sia emotivamente che fisicamente. L'amore per se stessi non va inteso solo come una bella idea, ma come un impegno quotidiano. Trattandoti con gentilezza e rispetto, attirerai relazioni che rispecchiano questa stessa cura. Ora ti invito a fermarti e riflettere. Qual è il prossimo passo che puoi compiere oggi per trasformare il tuo modo di relazionarti? Condividi la tua esperienza nei commenti. Potrebbe essere fonte di ispirazione per chi si trova ad affrontare sfide simili. In fondo, l'obiettivo non è evitare l'amore per timore di sofferenza, bensì imparare ad amare in modo consapevole, maturo e autentico. Questa è la vera libertà. Non dipendere dagli altri per sentirsi completi, ma condividere la propria pienezza con coloro che sono pronti a camminare accanto a te nel prossimo capitolo di questo percorso. Andiamo oltre le semplici riflessioni interiori. Parliamo ora di come costruire relazioni sane e durature, basate sull'autenticità piuttosto che sui bisogni. Quando le energie di due anime si armonizzano veramente, l'amore non ingabbia, ma libera. Quando le energie di due anime si intersecano, i loro destini sono inevitabilmente attratti l'uno verso l'altro. Tuttavia, affinché questa attrazione si trasformi in qualcosa di duraturo e significativo, è necessario preparare il terreno dentro di noi. Questo costituisce il cuore del percorso fin qui intrapreso. Forse ti chiedi come mettere in pratica tutto ciò. Come possiamo interrompere i cicli negativi e finalmente vivere un amore che non sia una lotta tra aspettative e frustrazioni? È proprio di ciò che tratteremo ora. Non esiste una soluzione universale, poiché ogni viaggio emotivo è unico, ma esiste una solida base, un piano d'azione che può guidarti nella costruzione di relazioni sincere e, soprattutto, nell'edificare una versione di te stesso capace di accogliere e mantenere questa forma di connessione. Addentriamoci in questo processo. Primo passo: riconoscere onestamente le tue ombre. Non si può veramente trasformare senza essere disposti ad affrontare la realtà. Spesso evitiamo di guardare le nostre ferite perché ci fa male. Tuttavia, come diceva Carl Jung, ciò a cui resisti persiste. Il primo passo per costruire una connessione sana è identificare i modelli emotivi che porti con te. Dedica 20 minuti in un luogo tranquillo. Prendi carta e penna e annota i momenti in cui hai provato dolore emotivo nelle tue relazioni passate, per ciascuna situazione. Chiediti: quali erano le mie aspettative verso questa persona? Queste aspettative erano qualcosa che avrei potuto colmare da solo? In che modo riflettevano un'insicurezza o una paura già presente prima dell'inizio della relazione? Ad esempio, se ti sentivi spesso respinto, chiediti se questo sentimento fosse presente anche prima di quella relazione. Scopri che la paura dell'abbandono può avere radici molto profonde, legate a esperienze infantili o a relazioni passate non risolte. Questo è il primo passo per rompere il ciclo di aspettative. La fase iniziale consiste nel smantellare l'immagine idealizzata delle persone. Il secondo passo è accettare che nessuno può soddisfare tutti i nostri bisogni emotivi. Quando idealizziamo qualcuno, mettiamo su di lui un peso insostenibile. Quando questa idealizzazione svanisce, sembra che la connessione si stia disgregando. Ma in realtà ciò che va in pezzi è solo l'illusione, non l'amore. Rifletti su una relazione significativa nel tuo passato o presente. Fai due elenchi, uno con le vere qualità della persona
e l'altro con le aspettative che proiettavi su di lei. Chiediti se queste aspettative sono realistiche oppure se stai cercando di far risolvere a qualcun altro i problemi che solo tu puoi affrontare. Quando comprendiamo che nessuno può salvarci, iniziamo a liberare l'altro da questo fardello emotivo e permettiamo alla relazione di fluire con spontaneità. Rinforzare la propria autonomia emotiva è essenziale. Il vero amore nasce dall'abbondanza, non dalla mancanza. Se entri in una relazione per cercare di colmare un vuoto interiore, stai creando le basi per dipendenza emotiva. Al contrario, quando entri in una relazione sentendoti già completo, tutto cambia radicalmente. L'amore diventa una scelta consapevole, non una dipendenza. Ogni settimana annota 3 azioni che hai compiuto per te stesso. Anche gesti semplici come dedicarti del tempo per meditare, praticare un hobby o concederti del riposo senza sensi di colpa sono importanti. Questo esercizio, seppur semplice, allenare la mente a associare la felicità a te stesso, anziché a fattori esterni. Imporre limiti sani è fondamentale in qualsiasi relazione autentica. Quando non imposti confini chiari, finisci per tollerare comportamenti che non rispecchiano i tuoi valori, perdendo così contatto con la tua essenza. Pensa a 3 situazioni passate in cui hai sentito che i tuoi limiti non sono stati rispettati. Chiediti se hai comunicato chiaramente i tuoi sentimenti all'altra persona e, in caso negativo, cosa ti ha bloccato. Pensa a come poter esprimere in modo chiaro e rispettoso i tuoi confini in futuro. Stabilire confini non è un atto di respingimento, ma una salvaguardia della propria salute emotiva. Trasformare il dolore passato in apprendimento è essenziale per il proprio percorso emotivo. Molte persone rimangono intrappolate nel passato pensando di doverlo cancellare per poter andare avanti. Tuttavia, è importante integrare il passato anziché dimenticarlo. Quando capiamo che il dolore serve a insegnarci anziché a distruggerci, smette di essere un peso. Scegli un'esperienza dolorosa del passato e scrivi una lettera a te stesso descrivendo cosa hai imparato da quella situazione. Potrebbe essere una lezione sulla fiducia in te stesso, sull'imposizione dei tuoi limiti o sul riconoscere quando una relazione non è più in sintonia con chi sei. Leggi la lettera ad alta voce per rafforzare l'idea che il dolore ha già svolto il suo compito e che sei pronto a guardare avanti. Pratica l'amore autentico, a cominciare da te stesso. Come Carl Jung descrive, la vera unione tra 2 anime può esistere solo se prima ci amiamo profondamente. Non si tratta di narcisismo, ma di autostima. Quando ti ami davvero, non accetti briciole di affetto, né cerchi l'attenzione degli altri disperatamente. Ogni giorno, guardati allo specchio per 2 minuti e ripeti a te stesso ad alta voce: «Mi accetto completamente. Non sono perfetto, ma sono degno di amore». Questo esercizio, seppur semplice, crea un'abitudine di compassione verso se stessi che trasforma il modo in cui ti relazioni con gli altri. Quando metti in pratica questi suggerimenti nella tua vita, qualcosa di straordinario inizia a accadere. Smetti di cercare relazioni come un modo per scappare e inizi a vederle come opportunità di crescita. Le persone che una volta sembravano essenziali non sono più considerate come un sostegno emotivo. Improvvisamente ti rendi conto che il vero amore non limita, ti rende libero. Non si basa su aspettative irreali, ma sull'accettazione autentica di te stesso e dell'altra persona. Ora ti invito, condividi nei commenti una piccola lezione che hai imparato su di te attraverso le tue esperienze d'amore. Forse la tua lezione potrebbe essere la guida di cui qualcuno necessita per iniziare il proprio percorso di trasformazione.
Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo ora e a attivare le notifiche. Qui esploriamo argomenti che vanno oltre la superficie, approfondendo i misteri della mente, dell'anima e delle relazioni umane. Se il contenuto ti ha toccato, lascia un like e condividilo con chi potrebbe trarne beneficio. Ricorda, non sei solo in questo viaggio. Ad ogni passo sei sempre più vicino a vivere un amore che accetta semplicemente chi sei veramente. Grazie per essere qui, ci risentiamo nel prossimo video.